E salve a tutti e ben ritrovati sul canale della Garage Inc. Oggi nuovo video upgrade al PC, ma questa volta abbiamo riscontrato tantissimi problemi e questo upgrade lo definirei disastroso. Ma prima di passare al video vero e proprio, io ci tengo a ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video. E detto questo, io vi auguro buona visione. Ed eccoci qui in un nuovo video upgrade al PC. Ma prima di passare alle disavventure che abbiamo provato io e il maestro dell'informatica, ci tengo a precisare le componenti che ho scelto e comprato per upgradare il mio PC. E ovviamente direi di partire dalla CPU, e dato che mi è stato consigliato di passare da Intel a AMD come CPU, ho scelto un Ryzen 9 9900X, che dovrebbe essere uno dei top di gamma di questa generazione di processori AMD. Ed ecco qui la sua scatola. E se adesso, ovviamente è storta, e se adesso vi starete facendo delle domande sul perché vi sto mostrando la scatola del Ryzen 7 9800X3D, beh, ovviamente fa parte del video e ve lo spiegherò più avanti nella sezione problemi. Detto questo, passiamo all'altro componente che sono obbligato a cambiare ogni volta che cambio CPU, e ovviamente sto parlando della scheda madre. E come scheda madre ho preso una scheda che forse avrete già visto nel video del King dell'informatica, che se vi siete perso ve lo lascio in alto a destra, e sto parlando ovviamente della B650 Eagle AX della Gigabyte. Il King dell'informatica, se vi ricordate, l'aveva preso della Tough Gaming, ma bene o male ovviamente è la stessa scheda madre. Spero entri nell'inquadratura, e detto questo direi di passare alla componente più importante forse per questo upgrade del mio PC, e sto parlando della scheda grafica. E questa volta ho scelto una delle migliori schede grafiche rapporto qualità-prezzo, a differenza dell'altra volta dove è stato assemblato da parte del King dell'informatica il mio PC, e se vi siete perso il video ve lo lascio in alto a destra. Ho preso una delle peggiori schede video, che era la 4060 Ti da 8 GB di VRAM, che fino a poco fa ho utilizzato, ma adesso sono passato a una delle migliori della serie 5000 di Nvidia, e sto parlando della 5070 Ti da 16 GB di VRAM, ed eccola qui nella sua maestosità. Ovviamente al contrario, rigorosamente al contrario, spero entri nell'inquadratura, eccola qui. Dopodiché sono stato costretto a cambiare un altro componente proprio per la scheda video, ma questo problema ve lo spiegherò più avanti nella sezione problemi. E questo componente è l'alimentatore, e come alimentatore ho preso un alimentatore sempre della stessa marca del vecchio, ma con maggiore potenza di erogazione di watt. Quindi stiamo parlando di, invece di un 750 che avevo prima, di un 850, sempre dell'azienda NZ XT. In questo caso stiamo parlando di un C850 Gold Core con la certificazione 80 Plus Gold, e ovviamente 7 anni di garanzia, e la certificazione Cybernetics Platinum, Cybernetics A++ e la ATX 3.1. E detto questo, dopo che ora vi ho mostrato tutti i componenti, direi di passare alla sezione problemi di questo video. Ed eccoci qui nella sezione problemi di questo video, che ahimè sarà particolarmente lunga in quanto di problemi ce ne sono stati, e anche tanti. Ma io direi di iniziare dall'inizio, ovvero da quando ho scelto di comprare queste componenti per upgradare il mio PC. Dopo che mi sono arrivate, mi sono organizzato con il maestro dell'informatica per vederci, per fare un video dove lui avrebbe ovviamente montato le componenti per upgradarmi il PC. E quando ci siamo incontrati, il King dell'informatica ha montato le componenti, e una volta che siamo arrivati al momento dell'accensione del computer, lì sono sorti parecchi problemi, in quanto non solo
si accendeva sì la scheda madre, ma non compariva niente a schermo, ma oltretutto le ventole davanti flashavano per un secondo e ci comparivano parecchi problemi riguardanti la RAM, quindi la DRAM e la CPU. In quel momento siamo entrati ovviamente nel panico e abbiamo cercato di ripercorrere tutti i nostri passi per vedere forse cosa potevamo quindi aver sbagliato nell'assemblaggio, o meglio cosa poteva aver sbagliato, ma vi spoilerò che ovviamente non ha sbagliato nulla e non è stata ovviamente colpa sua, ma il reale problema alla fine era la CPU. Inizialmente noi non lo sapevamo, poiché la scheda madre lampeggiava di rosso e la luce lampeggiante si spostava da DRAM a CPU, quindi noi non eravamo sicuri che il problema fosse solo la CPU, e non essendo sicuri il maestro pensava in realtà che fosse il BIOS che non era aggiornato e dunque aveva installato su una pennetta l'ultima versione del BIOS della scheda madre e aveva provato quindi ad aggiornare la scheda madre inserendo una chiave, una pennetta USB nel case, quindi nelle porte della scheda madre, per vedere dunque se anche non comparendo a schermo il BIOS, da come mi aveva spiegato, si poteva aggiornare premendo un tasto direttamente posto sulla scheda madre. Ovviamente in questo racconto non sarò molto preciso e tecnico poiché non ho tutte queste competenze, ma spero di riuscire a farvi capire più o meno com'era la situazione. Una volta inserita la pennetta e premuto il tasto, il computer però si accendeva e poi subito dopo si spegneva, quindi non rimaneva acceso, e questo, a detta del king dell'informatica, era veramente un problema. A quel punto non siamo più riusciti a capire come mai non funzionasse il computer e si era ormai fatto tardi. Dunque abbiamo lasciato il computer che non poteva accendersi nella mia stanza e abbiamo dovuto rimandare questa risoluzione dei problemi al giorno successivo. Da quel momento però io ho scelto di affidarmi, dato che non sapevamo quale fosse il reale problema, anche se in realtà il maestro dell'informatica aveva già intuito che molto probabilmente era la CPU che non funzionava, anche se io in realtà non volevo crederci, poiché noi avevamo controllato tutti i pin posti sotto alla CPU e sembravano tutti perfettamente intatti, ma l'unico problema era che la CPU in realtà non era nuova, ma era stata comprata da me usata come nuova, e quindi io comunque pensavo che non potesse essere danneggiata, ma in realtà non era così, poiché il giorno dopo ho deciso di affidarmi a un esperto dell'informatica, quindi che ha un negozio nei pressi di casa mia. Ho portato lì il computer facendo molta fatica a trasportarlo e una volta arrivato lì gliel'ho affidato e lui mi ha detto di aver compreso il problema che c'era e che poi mi avrebbe fatto sapere il giorno successivo cosa c'era che non andava. Il giorno successivo però non mi contattò più e da quel momento iniziai quindi a pensare come mai non mi avesse contattato e forse quindi non c'era riuscito il giorno successivo a capire il problema e aspettare almeno altri 2 giorni. Dopodiché non mi aveva ancora contattato, mi recai da lui e mi disse che ci voleva parecchio tempo poiché si stava occupando già di un altro computer. Alla fine, quando all'inizio mi aveva promesso di ritrovarmi una soluzione il giorno successivo, diciamo di comprendere il problema del computer il giorno successivo, mi aveva praticamente mentito poiché mi ha fatto aspettare una settimana e forse anche di più per poi chiamarmi nel suo negozio e dirmi che alla fine era la CPU che non funzionava, poiché aveva ordinato una CPU Ryzen di vecchia generazione, quindi forse un 7000, ora non me lo disse precisamente, e l'aveva inserita nella scheda madre e il computer quindi era andato a schermo e quindi tutto aveva funzionato. Detto questo, allora mi recai nel negozio per riprendere il computer e feci il reso della CPU del Ryzen 9 9900X e fui costretto, dato che era nel periodo vicino alle feste natalizie, fui costretto ad aspettare per ricevere il reso fino a dopo le vacanze di Natale, quindi fino all'anno nuovo, a gennaio di quest'anno, del 2026. Avuto il rimborso, decisi poi di ordinare, anche sotto consiglio
consiglio del maestro dell'informatica, dato che sono particolarmente interessato al lato gaming per quanto riguarda l'utilizzo del computer. Il king dell'informatica mi consiglio di comprare questa CPU che prima vi ho mostrato, ovvero il Ryzen 7 9800X 3D, che permette di avere delle prestazioni aggiuntive in gaming rispetto al 9900X, che invece è più incentrato sulla produttività. E detto questo, quindi così sono finite fortunatamente le mie peripezie. Ma per quanto riguarda le peripezie avute sulla scheda video, il problema riguardava principalmente il fatto che il mio vecchio alimentatore non poteva supportare la potenza della 5070 Ti, che voleva per essere alimentata un cavo 12 pin, che il mio alimentatore vecchio da 750 watt non modulare, non essendo appunto modulare, non aveva. E il cavo che è uscito, che ora vi prendo nella scatola, il cavo maledetto io lo definirei, che è uscito nella scatola della 5070 Ti, PNY di questa marca, è un cavo che porta che converte il 12 pin in 3 8 pin. Cioè, ora voi mi dovete spiegare, adesso ve lo prendo un attimo, e questo cavo targato Nvidia sta ancora nella busta perché non lo caccerò mai da qua fuori, è un cavo veramente inutile, non so chi può aver creato un cavo così stupido e insulso, cioè è una cosa veramente abominevole, un cavo che porta da 12 pin a 3 8 pin, cioè una cosa assurda. Ma come possono aver pensato una cosa del genere? Cioè, come può essere equo un cavo che porta da un 12 pin a un 3 8 pin? Cioè, è proprio il mio vecchio alimentatore non aveva il 12 pin, ma oltretutto non aveva 3 8 pin, ma ne aveva 2. E quindi non potevo alimentare la 5070 Ti, ma fortunatamente me ne sono accorto prima di poter quindi avere di nuovo il computer a casa, e prima quindi che mi arrivasse la nuova CPU ho comprato il nuovo alimentatore. Una volta montato e assemblato quindi il nuovo alimentatore con gli altri componenti, tutto è andato nel migliore dei modi, tutto ha funzionato, e quindi fortunatamente sono riuscito a scampare da un ulteriore problema. Detto questo, io vi lascio al king dell'informatica, che vi vuole dire alcuni consigli su come trattare meglio il vostro PC, e io vi assicuro che il mio inizialmente non l'avevo trattato così bene, poiché non conoscevo tutte queste cose che poi mi ha spiegato. Allora ragazzi, adesso ci siamo spostati in impostazione per vedere un pochino quali sono le best practice da seguire una volta installato Windows. Premesso che stiamo riscontrando un problema, che in realtà è estremamente comune, anche se al momento non abbiamo modo di sistemarlo, nell'attivazione, dato che stiamo usando una chiave già usata in precedenza, ma abbiamo semplicemente cambiato hardware. Ma Windows, come sempre, manco quando si tratta di prendere soldi, funziona. Quali sono i primi passi che andremo a fare? Allora, Windows, una volta installato, arriva con un sacco di bloatware, ovvero software inutile e non richiesto. Per esempio, il solitario. Non serve a niente! Va levato, perché chi è che gioca a solitario nel 2025? Forse mia nonna. Ma neanche a dire il vero, che ci gioca sul telefono. Poi possiamo vedere che abbiamo una serie di altre cose, tipo il meteo. Nessuno usa il meteo di Windows. Questo non serve. Microsoft To Do può essere utile, ma molto spesso non lo è. Le notizie, nessuno legge quelle di Windows. L'orologio, Outlook funziona una schifezza se avete un account Google, parlo per esperienza personale. Un po' di questa roba la vedremo dopo. Ora, il secondo passo che andiamo a fare è scaricare questo tool che si chiama Revo Uninstaller. Questo tool ci permette di andare a disinstallare in maniera profonda tutte le applicazioni o buona parte delle applicazioni di Windows. Noi però prima partiamo da un'altra cosa, ovvero nella sezione strumenti andiamo in gestione avvio e questo è l'elenco di applicazioni che partono quando avviamo il computer. Tutta roba inutile, non serve che Edge, OneDrive, Norton Mo lo andiamo a disinstallare, non è un grande problema. Questo è il software della scheda madre, non serve. Però insomma ci sono una serie di programmi che non serve, tipo Epic Games, che partano al lancio di Windows. È roba che è semplicemente inutile. Quindi noi la andiamo a disattivare. Successivamente ci spostiamo di nuovo di qua
e andiamo a levare Norton, perché in realtà... Perché? Allora, è un problema legato a Windows, nel senso Windows un antivirus ce l'ha già ed è Windows Defender. Windows Defender di per sé funziona anche bene, infatti non c'è bisogno di scaricare un altro antivirus. Principalmente quello a cui bisogna fare attenzione è non scaricare file sospetti, non aprire mail sospetti, non fidarsi dei link. Tutta una serie di best practice, di buone pratiche da seguire, che di fatto sono quello che poi alla fine farà la differenza. Cioè, la maggior parte delle infezioni da virus su un computer avviene per un errore umano, un file aperto che non andava aperto, una mail infetta, un programma difettoso. Ci sono tante cose che possono andare, diciamo, a infettare il nostro sistema. Ora che il processo è completato, vabbè, questo lo teniamo da parte, lo riavvieremo tra poco. Alla fine ho deciso di riavviare il computer dopo perché è meglio. E facciamo scansiona. Quello che questo programma adesso andrà a fare è esattamente andare a vedere praticamente le cartelle da rimuovere nell'editor di sistema, ovvero sono quei residui che i programmi si lasciano dietro all'interno di Windows. In questo caso lui andrà a cancellare l'intera cartella di Norton perché tanto non serve. Quindi noi eliminiamo e abbiamo finito. Sì. Quello che adesso andremo a disinstallare è OneDrive. OneDrive è un programma estremamente invasivo. E quando dico estremamente intendo estremamente. Perché OneDrive vede quasi tutto quello che avete installato sul vostro computer in termini di programmi, di file e molto spesso, se non si fa attenzione, una parte di essi può essere caricata in cloud. È una cosa che sinceramente non è il massimo, perché vuol dire che praticamente qualcuno può, più che qualcuno, qualcosa, può andare a vedere file che voi non avevate intenzione di condividere con internet. Detto ciò, cancelliamo anche qua questi file dal registro di sistema. Detto ciò, noi lo andiamo a levare perché tanto non lo usiamo. In più, loro lo spammano così tanto perché vogliono farti pagare l'abbonamento, quando in realtà ci sono opzioni alternative migliori anche con una privacy migliore. Per ora ci fermiamo con Revan Installer perché abbiamo, come dire, raggiunto lo scopo, ma non lo chiudiamo, e passiamo a questo tool che è il tool di Cristai2Stack. È un tool open source sviluppato da questa persona, insomma, che ti permette di andare a disattivare una serie di funzioni non richieste in Windows. Per esempio può andare a disattivare tutta la telemetria, ovvero tutti quei processi in background che consumano risorse e inviano una serie di dati a Microsoft. In particolare una serie di studi ha visto che Windows raccoglie tra i 300 e i 500 mega di file alla settimana, che è tantissimo, tantissimo. Quindi quello che noi andiamo a fare è applicare nella sezione Tweaks la selezione standard con un paio di eccezioni. Andiamo a disabilitare Windows e andiamo poi qui a personalizzare in base alle preferenze. Per esempio la ricerca di Bing, ovvero quando noi cerchiamo qui cerca in rete e noi lo vogliamo andare a disattivare, andiamo a mettere show file extension perché può essere comodo quando per verificare il tipo di file, i tipi di file, perché con uno degli ultimi aggiornamenti di Windows le estensioni dei file non venivano più mostrate oppure venivano mostrate ma modificarle non modificava il tipo di file. Questa a volte può creare dei problemi quando si vuole magari convertire un file o eseguire una serie di operazioni magari un po' più avanzate. Quindi noi impostiamo show in modo tale che siamo più tranquilli. Il tool inoltre andrà a fare una pulizia di Windows e a garantire un'efficienza migliore del sistema. Quindi facciamo run tweaks, ora inizierà piano piano a fare le sue cose. Vedete che qui ci metterà un po' e inizieranno una serie di comandi. Bisogna semplicemente aspettare. Nel mentre che il programma lavora, visto che richiederà parecchio tempo perché funzioni, stiamo parlando di 5 minuti, più o meno 5-6 minuti, è un po' lentino, però deve andare a lavorare a basso livello nel sistema operativo. Parliamo di un'altra best practice quando si cambiano i propri componenti all'interno del PC. In particolare in questo PC siamo andati a sostituire l'SSD, quindi la memoria, passando da 1 tera a 2 tera e il precedente disco è stato venduto.
Ora, prima di venderlo, in realtà, prima di spedirlo, andremo a fare una procedura attraverso questo programma che si chiama Disk Genius, una procedura di formattazione irreversibile del disco. Che vuol dire? Quando noi andiamo a cancellare un file dal disco, in realtà questo non viene veramente cancellato, viene soltanto cancellato dall'elenco, ma il file di fatto esiste ancora all'interno del disco e senza particolari problemi si può recuperare. Questo è un problema sia quando uno vuole cancellare un file definitivamente perché non lo vuole sul computer, non che questo occupi spazio nel senso che il disco appare pieno, ma proprio a livello di privacy, sia quando noi andiamo a vendere magari il nostro componente o lo andiamo a buttare, perché una persona potrebbe andare a prendere questo disco, leggere i file all'interno e vedere tutto, le nostre foto, i nostri documenti, se abbiamo dei file che contengono delle password o dei dati sensibili che non dovremmo avere conservati in questo modo. Infatti poi vi farò vedere anche un modo per gestire le vostre password. Questa persona in pratica ha un potere enorme su di voi, sulla vostra identità digitale. Quindi è estremamente importante andare a fare una formattazione profonda del sistema. Bene, una volta che il programma ha finito, dobbiamo chiudere e andiamo a riavviare il sistema. Allora, queste erano quindi le operazioni principali da fare una volta installato Windows. Quindi andare a rimuovere tutti quei software che non vi servono, che non usate, che vengono preinstallati, andare a rimuovere OneDrive, perché a meno che non usiate OneDrive non vi serve, anzi rallenta il computer e vi può causare dei problemi, scaricare i vostri programmi che vi servono. Io vi consiglio di usare il tool di Chris Titus Tech, è un tool open source che quindi è sicuro perché è verificato dalla community e praticamente quello che fa è andare a disattivare una serie di funzioni di Windows, quindi la telemetria, anche perché Windows ultimamente con l'intelligenza artificiale con l'introduzione forzata dell'intelligenza artificiale che sarebbe Copilot, sta andando a aumentare in maniera molto importante il numero di dati che colleziona su di voi. Per esempio c'è questa feature che si chiama Windows Recall che secondo me è veramente assurda. Praticamente che serve? Questo recall fa ogni tot secondi uno screenshot al computer, quindi vede tutto ciò che vedete voi aggiornato ogni tot secondi. Questo perché così l'intelligenza artificiale può vedere che cosa fate e consigliarvi azioni di conseguenza. Microsoft chiaramente dichiara che i dati vengono anonimizzati e che non vengono trasmessi in cloud, almeno i più sensibili da quanto ho capito. Tuttavia non abbiamo la sicurezza, inoltre questi file vengono salvati in una cartella che, anche se cifrata, all'inizio quando è uscito questa funzione, questa recall, questa cartella era addirittura talmente criptata male che dei virus erano stati sviluppati in grado di andare a bersagliare la cartella, decifrarla. Immaginate cosa, no? Un mese di utilizzo di computer screenshottato in questa cartella, in cui si vede tutto. Immaginate, non lo so, il vostro login della banca, le vostre credenziali, le vostre email, le vostre dati sensibili, tutto, salvato in una cartella a disposizione per chi vuole. Oltre questo, Windows, non so se anche per voi, ma almeno per me personalmente, ultimamente sta diventando sempre più pesante da utilizzare. È lento, a volte è poco intuitivo, a volte è un po' incoerente e spesso ti sta dando dei problemi strani, errori, cose strane. Il File Explorer secondo me è tremendo, è lentissimo e crasha troppo. Sono due computer diversi che ho, che operano differentemente, con funzioni e usi diversi, tutti e due hanno problemi con il File Explorer. Microsoft ha provato a sistemare il problema, ma di fatto in realtà non c'è neanche riuscita tanto bene. E questo ha praticamente causato una serie di problemi. Per esempio il consumo eccessivo di RAM. L'altra cosa che pure, come dire, non mi convince di Windows è il numero di piccoli problemi che si presentano, non solo grandi, tipo quello del File Explorer, che è un file, cioè che è un errore serio, importante, anche piccole cose che non funzionano come dovrebbero. E come dire, ho avuto la possibilità di provare alternative, per esempio Linux, delle distribuzioni di Linux, sia diciamo più basiche sia più avanzate,
e questo mi ha dato modo di apprezzare una serie di differenze, di cose che vengono sviluppate ascoltando la community. Perché mentre Microsoft in realtà non ascolta la community, e questo lo dimostra il fatto che Windows 11 nel suo periodo di vita ha collezionato più di 10 milioni di ticket di assistenza, quindi gente che ha scritto a Microsoft per lamentarsi di problemi o funzioni sbagliate, che possono essere i tool per upgradare da Windows 10 a Windows 11, che può essere il File Explorer che non funziona, che può essere le preferenze che vengono resettate dopo gli aggiornamenti, che può essere problemi di privacy. Di contro, Windows 10 in tutta la sua esistenza, in tutto il suo periodo utile, ne ha collezionate 2 milioni e mezzo. Cioè stiamo parlando di 4 volte tanto, è un numero spropositato. Questo ci fa capire che la strada intrapresa da Windows, che è quella di forzare feature non richieste, intelligenza artificiale all'interno del sistema operativo, perché deve giustificare gli investimenti fatti in data center e pompare in questo modo le azioni, non funzionano per l'utente finale, non funziona, non serve. Anzi, questo ha portato Microsoft a cambiare approccio. Cioè, quello che loro vogliono andare a fare è questo. Si aspettano che in un mese ogni ingegnere del software vada a lavorare 1 milione di righe di codice, vada a riscriverle e le vada a riprogettare. È una cosa, ovviamente tramite l'uso di intelligenza artificiale. Questo fa sì che, come dire, come è successo, si vadano a rompere una serie di funzioni fondamentali che causano il rallentamento e problemi a Windows. Infatti, una cosa che mi piacerebbe fare è una prova prolungata di Linux. Ora, sul mio computer principale dovrei per forza installarlo in dual boot perché una delle principali limitazioni tutt'oggi di Linux è il fatto che, per quanto stia crescendo in maniera esponenziale, Linux rappresenta all'incirca il 5% del mercato. Di conseguenza alcuni software non vengono sviluppati e io da videogiocatore ovviamente ho il problema dei, come tutti quanti d'altronde, degli anti-cheat a livello kernel che non funzionano su Linux, ma non perché non funzionino di per sé, ma perché non vengono sviluppati. Di conseguenza io per esempio gioco Fortnite, GTA, Valorant, giochi che comunque hanno l'anti-cheat kernel e di conseguenza mi limitano parecchio nell'uso gaming, anche se, devo dire la verità, mi piacerebbe vedere se effettivamente si riesce ad avere un miglioramento delle performance. Secondo me sì. Detto questo, io vi consiglio, anche se può sembrare complicato, di fare una prova con Linux, perché alla fine nell'uso normale, quindi d'ufficio, nella navigazione web, uso Office, utilizzo più basico, Linux è in grado perfettamente di sostituire Windows, anzi, molto spesso lo farà meglio. Perché se voi avete un computer, per esempio con Windows 10, che non è più supportato, che quindi non è più sicuro utilizzare perché non riceve più gli aggiornamenti di sicurezza, e non potete aggiornarlo a Windows 11 perché non rispetta i requisiti minimi, anziché forzarli, come potete vedere in un video che trovate qua nella in alto a destra, come vi ho fatto vedere in questo video, perché se ne avete davvero bisogno potete installare Windows anche forzandolo, ma se non avete veramente il bisogno di Windows perché i vostri programmi esistono anche per Linux, fate questa prova. Perché sì, è chiaro, anch'io ho da guadagnare se voi passate a Linux, ma non perché guadagni economicamente, ma perché se il mercato Linux cresce, come sta facendo in maniera esponenziale, riesce a ricavarsi una sua fetta di mercato, gli sviluppatori non potranno più ignorare questa fetta di utenti e di conseguenza più c'è domanda, quindi più c'è richiesta, più gli sviluppatori sono spinti a sviluppare anche per Linux. Più Linux migliora, meno Windows è fondamentale. Meno Linux è fondamentale, più Microsoft è costretta a migliorare il proprio sistema. Basti pensare che per esempio la pubblica amministrazione americana sta passando a Linux, stanno abbandonando Windows perché costa meno, perché è meno vincolante, perché ti permette un'integrazione più profonda. Quindi, per concludere il discorso, Windows ha tanti problemi, ma non vivo sulla Luna, quindi sono consapevole che per alcuni utilizzi e alcuni scopi Windows non è sostituibile ancora. Di conseguenza, quello che vi posso consigliare è seguire, come avete fatto, questa guida e andare almeno a bloccare tutte quelle funzioni di Windows che non sono necessarie. Questo vi darà maggiore privacy, maggiori prestazioni,
maggior controllo sui vostri file. Da me è tutto.